Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò come ho installato una presa di corrente bipasso su un punto prese con tutti gli spazi già occupati, senza installare una nuova scatola portafrutti e senza opere di muratura, in 5 minuti e con un risultato estetico pari a quello di un lavoro professionale. In tutte le case i punti prese e luci standard offrono uno spazio per 3 prese o 3 interruttori, che si riducono a 2 qualora si installi una presa tonda di tipo europeo. Siccome questo limite dipende dalla scatola portafrutti installata, per ottenere più spazio è necessario spaccare il muro per installare una scatola più capiente. Ma se ci si accontenta di un solo posto extra, c'è un trucchetto veloce ed economico per effettuare l'operazione senza spaccare niente. Intanto che vi mostro come ho smontato il punto prese, una precisazione: questo non è un video tutorial passo passo per utenti inesperti, ma un video di ispirazione per chi è già in grado di effettuare questi lavori e cerca un modo più semplice e veloce per ampliare il numero di prese. Per questo vi ricordo di rivolgervi a un amico o un professionista competente in materia qualora non siate in grado di eseguire in totale sicurezza questo tipo di lavori, ma soprattutto di staccare completamente la corrente elettrica dentro casa prima di mettere mano all'impianto elettrico. Ora che abbiamo smontato completamente la presa elettrica è arrivato il momento di modificare la scatola portafrutti, dalla quale, aiutandoci con una pinza, dovremo eliminare completamente l'aggancio per le viti del supporto da 3 frutti, in modo da poterne far entrare 4, seppur con poco spazio extra. Una volta eseguita questa operazione è arrivato il momento di collegare fisicamente la nuova presa di corrente, utilizzando dei cavi elettrici di dimensione adeguata e collegati in maniera salda, in questo caso facendo ponte dalla presa elettrica adiacente. Una volta effettuati i collegamenti elettrici possiamo iniziare ad assemblare il tutto sul supporto, ma prima va modificato anche questo, eliminando le 2 viti originali per il fissaggio sulla scatola portafrutti che nel nostro caso non potremo utilizzare. Ora è arrivato il momento di fare una prova di montaggio spingendo il supporto sul vano del muro. Se il supporto aderisce alla perfezione possiamo continuare con il lavoro, in caso contrario sarà necessario eliminare ancora qualche centimetro dell'alloggiamento delle viti, in modo da creare lo spazio necessario per l'installazione. Quando il supporto alloggia perfettamente è il momento di chiedersi: ok, entra tutto, ma come l'avvito? Prendiamo i fori più esterni del supporto e facciamo un segno sul muro con la matita. Prima di proseguire, con un attrezzo apposito assicuriamoci che non ci siano cavi elettrici subito dietro il punto in cui dovremo far passare la vite, oppure, se il muro lo permette, facciamo un foro per ispezionare il percorso dei cavi elettrici. Questi controlli sono di estrema importanza per evitare pericolosi cortocircuiti all'interno dell'impianto elettrico di casa. Installiamo una tasca di carta subito sotto il supporto delle prese per raccogliere tutta la polvere che inevitabilmente andremo a creare e prendiamo il nostro trapano. L'unico modo per installare il supporto infatti sarà creare 2 nuovi fori sul muro, installare un tassello e avvitare il tutto ai nuovi fori. Nel video state vedendo i miei stop da 6 mm, decisamente eccessivi per questo lavoro visto che sono dichiarati per 25 kg ognuno e che sporgono un po' troppo per poi installare comodamente la placchetta, motivo per il quale vi consiglio di utilizzare qualcosa di più piccolo e più discreto. E come potete vedere dal video, una volta avvitate le viti l'installazione è perfettamente eseguita, ben aderente al muro, con un'installazione eseguita in maniera professionale e un nuovo punto presa installato senza alcuna opera muraria. Non ci resta quindi che installare anche la placchetta di copertura per rendere completo il tutto, andando a nascondere anche quei piccoli dettagli che indicano un'installazione eseguita non nella maniera classica e permettendoci quindi di ottenere un risultato funzionale ed estetico pari a quello che avremmo avuto con un impegnativo lavoro di muratura e che avrebbe comportato spaccare il muro, nel mio caso tagliare le mattonelle, cementare una nuova scatola portafrutti e installare un supporto, le prese e la placchetta. La mia installazione invece ha avuto un costo ridotto all'osso, pari solo a quello della nuova presa a bipasso e del supporto da 4, oltre che della nuova placchetta di copertura. E con questo quindi il lavoro è completo e il mio video può dirsi concluso. Se questa installazione ti è piaciuta non dimenticarti di lasciare un mi piace, se anche te non conoscevi questo trucchetto prima di averlo visto lasciami pure un commento e dimmi cosa ne pensi, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!